Salve a tutti, oggi torneremo a parlare di Fractal e lo faremo a proposito di due parametri che troviamo praticamente in tutti i blocchi, che all'apparenza possono sembrare banali ma non lo sono, anche perché vedo che ancora generano un po' di confusione anche in utenti esperti e spesso non hanno ben chiaro cosa facciano. Quali sono? Lo vedremo subito dopo la sigla. I parametri di cui voglio parlarvi oggi sono quelli che troviamo in questa zona dello schermo ed alcuni di questi li troviamo praticamente in ogni blocco. In alcuni blocchi sono presenti anche altri controlli, in altri cambiano questi parametri, però sostanzialmente sono sempre quelli. Per primo vorrei parlare di questo parametro, ovvero bypass mode. Con questo praticamente stabiliamo cosa succede al blocco quando questo viene bypassato e le opzioni che troviamo all'interno di questo parametro comunque cambiano in base al tipo di blocco che stiamo utilizzando. Infatti vedete che comunque qua nel blocco AMP ne abbiamo soltanto due opzioni disponibili, ovvero mute e through. Se invece vado a vedere ad esempio il delay, vediamo che opzioni ce ne sono un bel po' di più. Quindi oggi vi spiegherò, spero in modo chiaro, cosa cambia tra tutte queste opzioni. In soccorso comunque ci viene sempre il manuale che ci fa vedere appunto con questi diagrammi in quale punto del blocco viene interrotto o switchato il segnale. Ad esempio il mute in, come il nome stesso comunque dice, praticamente va ad interrompere il segnale proprio all'ingresso del blocco. Quindi fondamentalmente da quel blocco non passerà più nulla quando è spento. Lo stesso si può dire però anche del mute out, con la differenza però che il segnale, anziché essere interrotto all'ingresso del blocco, viene interrotto invece all'uscita. Come giustamente penserete, per molti effetti interrompere il segnale prima o dopo il blocco non cambia assolutamente nulla. Cambia però quando questi effetti sono effetti che hanno delle code, ad esempio il delay e il riverbero. Infatti, se appunto interrompiamo il segnale all'ingresso del blocco, ciò che è già nella memoria di un delay o di un riverbero, quindi appunto quello che sta venendo ripetuto dall'effetto, è proprio il nostro eco e il nostro riverbero, continueranno ad uscire dal blocco anche se è già stato interrotto il segnale all'ingresso. Viceversa con mute out, visto che l'interruzione è piazzata dopo l'effetto, verranno interrotte bruscamente sia il nostro segnale dry che le ripetizioni di delay e riverberi. Un po' allo stesso modo poi funzionano mute FX in e mute FX out, con la differenza però che in questo caso ad essere interrotto è soltanto il segnale wet, quindi sempre nel caso di delay e riverbero appunto soltanto il nostro eco e la nostra riverberazione. Fino a qua sembra tutto logico e lineare, però c'è da stare attenti ad alcune cose, perché comunque la modalità di bypass cambia comunque anche come agiscono alcuni controlli in questi effetti. E inoltre selezionare un diverso tipo di bypass può cambiare anche il livello di uscita del blocco. E quindi adesso vedremo in quali casi conviene usare uno piuttosto che l'altro. Per prima cosa vi faccio notare ad esempio questo. Vedete che ho qui il delay che è spento, ma nonostante questo comunque la manopola del mix influenza il volume del nostro preset. Sentite. A primo impatto magari penserete che questa cosa non abbia senso. Invece il senso ce l'ha, è comunque una cosa che già si intuisce sempre dal diagramma che vi ho fatto vedere prima. Infatti se ci fate caso con mute FX in e anche mute FX out, l'interruzione del segnale è appunto soltanto sulla parte wet del segnale, ma soprattutto questo blocco nel diagramma chiamato mix è quello dove troviamo appunto tutti questi parametri che troviamo appunto in quella zona della finestra dell'editor, e quindi non solo mix ma anche livello di uscita, controllo di balance o di pan e via dicendo. E ciò significa che quando selezioniamo una di queste due modalità di bypass, quei controlli continuano
continuano a funzionare anche quando il blocco è spento. E questa spesso è una cosa che fa andare un po' in tilt gli utenti, perché magari si trovano con volumi nelle scene diverse nonostante tutti i blocchi attivi siano settati allo stesso modo identico. E quindi magari anziché andare ad aggiustare appunto in questi blocchi bypassati con queste modalità di bypass, vanno invece a modificare il volume altrove e diciamo si incasina così un po' il preset, perché comunque poi andando a fare altre modifiche a seconda della combinazione di canali ed effetti attivi o spenti che abbiamo, ci tocca sempre andare a compensare il volume tra una scena all'altra e tra un blocco e l'altro, il che non è proprio l'ideale. Vedete che appunto non è soltanto il mix ad avere effetto, ma anche level, il balance. Insomma, tutti quei parametri che hanno effetto pure sul segnale dry. Però appunto questo avviene soltanto quando si selezionano queste due opzioni, cioè Mute FX in e Mute FX out. Se selezioniamo una delle altre due, quindi Mute in e Mute out, questa cosa non succede invece. Però così facendo non passa assolutamente alcun segnale e quindi diciamo da questo già possiamo intuire che queste due modalità vanno usate quando l'effetto è in parallelo a qualcos'altro, sia un altro blocco ma anche semplicemente ad uno shunt. Cioè facendo così, ad esempio settiamo il mix al 100% oppure attiviamo il kill dry e in questo modo possiamo andare a regolare il nostro effetto come ci pare e piace, e nel momento in cui questo viene spento non ha alcun effetto sul segnale dry. In realtà però non c'è bisogno di fare questo, perché comunque anche quando è messo in serie c'è il modo di non alterare il segnale dry quando il blocco viene bypassato o comunque in generale. Ma per fare ciò bisogna tenere presente un'altra cosa, ovvero la mix low. Di questa cosa in realtà ne avevo già parlato in un altro video che trovate qui in alto a destra, ma riepilogando, la mix low praticamente è ciò che stabilisce che livello hanno il segnale dry e il segnale wet in base alla posizione della manopola mix, e questo cambia da effetto ad effetto. Ad esempio nel delay da 0 fino a 50 il segnale dry resta esattamente allo stesso volume e viene soltanto aumentato il segnale wet. Infatti vi faccio sentire che se metto questo a 0 e poi lo metto a 50 col blocco bypassato, il volume sarà esattamente identico. Se invece faccio la stessa cosa col delay, vedete che non è così. Sentite che appena lo metto al 50 il volume si abbassa. Infatti nel caso del riverbero, col mix al 50% il segnale dry viene attenuato di 3 decibel. E quindi se vogliamo fare in modo che il nostro volume non venga cambiato dalla presenza di quel blocco, possiamo fare quello che faccio io di solito, ovvero andare a settare il level a 3. In questo modo appunto col mix al 50% il volume resterà identico a quando il blocco non c'è, e il volume dell'effetto lo andiamo a regolare con l'input gain anziché col mix. Quindi lasciamo sempre il mix al 50% in qualsiasi caso e l'intensità del nostro effetto la regoliamo con quest'altra manopola. E tra l'altro fare così ha anche un altro vantaggio, cioè che se ad esempio abbiamo due canali con lo stesso riverbero ma con livelli di effetto diversi, ad esempio come ho fatto io adesso, cioè canale A sono al 100% e canale B sono al 50%, quando passo tra i due canali le code del riverbero generate prima del cambio canale rimangono allo stesso volume, quindi non abbiamo sbalzi di volume improvvisi. Se invece facessimo la stessa cosa col mix, quindi lasciando questo al 100% e invece abbassando il mix al 25, non solo avremmo un incremento di volume sul segnale dry, ma appunto il cambio di volume sulle code sarebbe istantaneo e quindi sentiremmo questo salto. Vi faccio sentire la differenza.
Come avete sentito, quando passo tra canale A e canale B non c'è alcun salto di volume né sul dry né sul wet, mentre quando passo da A a C abbiamo un salto di volume su entrambi. E quando si programmano i preset, prendere degli accorgimenti di questo tipo fa sì che poi i cambi di scena o di canale sui singoli blocchi siano molto più lisci, diciamo così. Cioè evitiamo appunto che avvengano tutte queste variazioni che fanno sentire appunto molto nettamente il cambio di suono e di conseguenza cambiare suono sarà molto più gradevole all'orecchio. E soprattutto poi vi evita anche di andare a regolare i volumi singolarmente per ogni scena per compensare appunto la differenza di volume introdotta dal parametro mix del riverbero, che poi magari nel preset fate la stessa cosa anche sul delay, sul multi delay, eccetera eccetera, e insomma capite bene che diventa davvero un casino, e quindi prendere questo accorgimento ci semplifica parecchio la vita poi nella programmazione. Comunque vi lascio qua una lista di tutte le pan low per ogni blocco, ma quelle che ci serve realmente conoscere sono ovviamente solo quelle relative agli effetti di delay e riverbero, perché comunque in tutti gli altri effetti le uniche modalità di bypass che troviamo sono through e mute per lo più. Di conseguenza il parametro mix non ha effetto quando è bypassato, e inoltre poi per effetti come ad esempio il chorus, dove non c'è una separazione netta e udibile tra segnale dry e wet, anche se il rapporto tra questi due segnali cambia quando variamo la manopola del mix, in realtà il volume percepito finale resta pressoché costante indipendentemente dalla posizione di questo controllo, e quindi sapere la mix low di questo blocco fondamentalmente ce ne frega poco, se non in casi molto particolari. Tornando al bypass mode, poi vediamo che c'è anche un'altra opzione, cioè through. E questo praticamente sarebbe l'equivalente del true bypass in analogico. Quindi sia le entrate che le uscite del blocco vengono commutate e quindi viene di fatto creata una linea parallela al blocco che fa sì che il segnale non passi più completamente all'interno del blocco, e quindi è di fatto come se non ci fosse quando viene bypassato. Ovviamente anche in questo caso per delay e riverberi le code vengono interrotte nettamente quando si bypassa. Per me personalmente, almeno sempre parlando di delay e riverberi, la modalità che preferisco è questa, Mute FX In, perché è quella che mantiene le code del delay e, prendendo l'accorgimento di cui ho parlato poco fa, non necessita di piazzare il blocco in parallelo. L'altro parametro molto importante di cui voglio parlarvi invece è questo, Input Mode. Questo non lo troviamo in tutti i blocchi, ma soltanto in quelli mono o che si possono configurare come mono. Ad esempio, in questo caso sono nel blocco cab, vedete che di default è settato su stereo, e nel caso del blocco cab significa che il canale sinistro verrà inviato alla cassa numero 1. Vedete che infatti qua c'è scritto cab 1L, invece il canale destro viene inviata alla numero 2, indipendentemente poi da come queste due casse sono pannate. Quindi se ad esempio le setto così, cioè quella sinistra tutta a destra e quella a destra tutta a sinistra, praticamente sto invertendo i canali del nostro segnale. Le altre opzioni disponibili ovviamente poi sono left, right e Sum L più R. Left ovviamente nel caso del blocco cab manda il segnale del canale sinistro ad entrambe le cab stavolta, e quindi quello destro viene scartato. Right ovviamente farà il contrario, cioè conserverà soltanto quello destro per scartare quello sinistro. Sum L più R invece rende mono il segnale sommando i due canali, e quindi di fatto ognuno dei due IR riceverà entrambi i canali sommati in mono. Ovviamente finché abbiamo una catena composta così, dove prima del blocco cab c'è un blocco mono, non fa grandissima differenza come andiamo ad impostare questo parametro, ma se ad esempio prima del blocco cab metto due blocchi amp e uno lo panno tutto a sinistra e l'altro tutto a destra, praticamente facendo così, se qua seleziono stereo, posso assegnare un IR diverso ad ognuno dei due amp, e poi attraverso il controllo pan posso andare a piazzarlo come voglio nel panorama stereo, o come in questo modo tenendoli completamente separati, quindi uno a destra e uno a sinistra, oppure volendo anche
sommarli entrambi al centro e quindi di fatto miscelare i due suoni. È molto importante anche quando voglio piazzare degli effetti stereo prima di effetti mono, ad esempio il chorus appunto che è stereo lo metto prima dei due ampli. Se lascio il valore di default dell'input select nei due ampli, quindi sum L più R, praticamente il suono resta mono, anche se ho gli ampli correttamente pannati, uno a sinistra e l'altro a destra. Se invece in quello pannato a sinistra seleziono left e in quello pannato a destra seleziono right, sentirete che invece il suono diventa stereofonico. Poi bisogna comunque tenere presente che in alcuni blocchi questo parametro ha effetto soltanto sul segnale wet e non su quello dry. Ad esempio il riverbero, che nonostante sia un effetto stereo, in realtà è un effetto mono-in, ciò significa che processa soltanto un canale, perché per avere un effetto veramente stereo servirebbe il doppio della CPU praticamente, cioè servirebbe avere appunto due motori di riverbero separati, uno per ogni canale. E quindi di fatto vedete che le opzioni disponibili sono soltanto L più R, che è quella di default, left o right, ma nonostante ho selezionato L più R, in realtà continuo a sentire il suono stereo. Cioè diventa mono soltanto nel segnale che va a finire all'interno del riverbero e quindi di fatto nel wet, che uscirà stereofonico grazie al processamento del riverbero, ma in realtà quel riverbero viene generato da un segnale mono e a causa di questo ovviamente dobbiamo stare attenti anche a come collegare i vari effetti. Se ad esempio come delay utilizziamo un 2290 che almeno con le impostazioni predefinite ha la fase invertita su uno dei due canali, sentite che praticamente se si mette dopo di questo un blocco mono, essendo i due canali del delay invertiti, praticamente si cancellano a vicenda e il delay scompare del tutto. Però attenzione, perché questa cosa succede anche mettendo un riverbero dopo, però in tal caso continueremo a sentire le ripetizioni del delay, ma non verranno processate dal riverbero di fatto. Infatti vi faccio sentire. Sentite che il riverbero infatti l'avete sentito soltanto mentre ho suonato io, cioè sul segnale dry e non sull'eco. Infatti se metto il mix del riverbero al 100%, lo sentite soltanto una volta praticamente. Invece tolgo questa inversione di fase e quindi di fatto in questo caso utilizzare il 2290 prima del blocco riverbero è praticamente l'equivalente di metterli in parallelo, proprio perché il riverbero lo sentiremo applicato soltanto al segnale dry e stessa cosa ovviamente il delay perché è piazzato prima del riverbero. In questo caso la cosa più conveniente probabilmente, se vogliamo mantenere questo effetto del 2290 della fase invertita, ci conviene piuttosto mettere il delay dopo il riverbero, perché in questo caso la tipologia di delay è stereofonica e quindi mantiene la stereofonia del riverbero e in più viene applicato il delay sul riverbero. Anche su questa cosa ci avevo fatto un video a riguardo, vi lascio pure questo qui in alto ed è un video in cui spiego che in molti casi non c'è differenza tra mettere il riverbero prima o dopo il delay. C'è differenza soltanto quando almeno uno dei due effetti ha attive delle funzioni non lineari. Non starò qui a rispiegarvelo, se vi interessa l'argomento andate a vedere il video. In corso d'opera ho deciso di far salire a 3 il numero di parametri di cui voglio parlarvi oggi, perché ce n'è un altro che effettivamente è collegato abbastanza al discorso e anche questo genera un po' di confusione spesso, ovvero il parametro balance, da non essere confuso invece col pan, perché hanno due funzioni simili ma diverse. In sostanza, quando vedete scritto balance significa che abbiamo un segnale già stereofonico, a prescindere che poi lo sia realmente, quindi che ci sia differenza tra i due canali oppure no, ma in sostanza il parametro balance non fa altro che andare a ridurre il volume di uno o dell'altro canale in base a come lo spostiamo. Cioè, se lo metto tutto
tutto a sinistra, praticamente sto mantenendo il volume del canale sinistro uguale, mentre riduco a 0 quello del canale destro. Viceversa, tutto a destra avverrà esattamente il contrario. Nei parametri pan invece che troviamo ad esempio nel blocco cab abbiamo un segnale monofonico e ciò significa che avviene un po' la stessa cosa, cioè quando vado tutto a sinistra viene ridotto a 0 il canale destro, ma il sinistro invece viene aumentato di volume in questo caso, perché in genere i controlli di pan sono fatti in modo che venga mantenuto costante il volume percepito e quindi per forza di cose quando spostiamo tutto a sinistra ad esempio il nostro segnale, ciò significa che anziché sentirlo da 2 casse lo sentiremo soltanto da una e di conseguenza se non ci fosse questo incremento di volume per compensare, il volume che percepiremmo di quel segnale sarà più basso. Di quanto lo percepiamo più basso, diciamo, è un argomento abbastanza dibattuto e cambia soprattutto dalla modalità con cui ascoltiamo. Se siamo con dei monitor in cuffia, in uno spazio aperto oppure in una stanza, e infatti molto spesso nell'Edo è un'impostazione che si può cambiare. La cosiddetta pan low appunto. Nel caso di Fractal invece tutti i controlli pan sono fatti in modo che il volume venga incrementato di 6 decibel quando è tutto spostato da un lato, o meglio, forse è più corretto dire che venga ridotto di 6 decibel quando è posizionato al centro. E questo fa sì comunque anche che quando si sommano due IR diverse, a prescindere da come si pannino, il nostro volume rimarrà praticamente costante. Vi faccio sentire anche questo. Se invece ne lascio attivo una soltanto, sentite che appena la sposto a sinistra, oltre a calare di volume a destra, viene aumentato il volume a sinistra. Però questo aumento di volume ci dà appunto l'impressione che indipendentemente da come spostiamo il pan, il volume percepito appunto rimanga costante. E infatti poi è lo stesso principio che troviamo ad esempio in effetti come il panner che fa questa cosa automaticamente con un oscillatore. Con questo credo sia tutto per quanto riguarda questo argomento. Iscrivetevi al canale se volete essere aggiornati su ciò che pubblico. Detto questo, vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!